amici nerazzurri, è lunedì e torna puntuale l'appuntamento con Extra Time. A farmi compagnia come sempre Massimo Paganin. Buonasera Massimo. Ciao Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi, ben ritrovato Albi. Ciao Federica, ciao Massimo, Ciao buonasera. Albi, buonasera. Max, quali sono i 4 spunti di oggi? Beh, direi che i 4 spunti sono importanti. Sono Lautaro Martinez che gol e prestazione, ha fatto un gol e una buona prestazione comunque al di là di tutto, partendo da titolare, sostituendo Icardi in questo caso, quindi direi che ci stava assolutamente. La miglior difesa, perché l'Inter è tornata dopo ovviamente poche giornate, ma assieme a Fiorentina e Juventus ad essere la miglior difesa del campionato. Statisticamente si sa che la squadra che ha la miglior difesa è quella che ottiene più risultati e che di conseguenza riesce alla fine della stagione ad avere il miglior piazzamento, se vogliamo. Quindi poi 10 marcatori, perché sono 10 marcatori dell'Inter diversi. Se prendiamo la stagione scorsa, dove il 60% dei gol tra assist gol, se vogliamo, era fatto tra Icardi e Perisic, quest'anno si è partito in maniera diversa. 10 marcatori diversi significa aver coinvolto nel progetto tutti i calciatori, tutta la rosa, e che la predisposizione ad offendere e a partecipare all'azione d'attacco è importante, perché tutti i giocatori dal punto di vista mentale pensano di poter far gol. Questo fa una grandissima differenza. Il peso non andrà solo sulle spalle di Icardi e di Perisic in questo caso, ma verrà ben distribuito sulla squadra. E il bello deve ancora venire, perché a mio modo di vedere le prossime 5 partite, prendiamone 2 comunque che sono quella col PSV Eindhoven e quella con la SPAL, che chiuderanno la settimana, sono importantissime, perché dal punto di vista mentale è chiaro che la squadra potrebbe prendere veramente una velocità diversa, perché vai a giocarti, a mio modo di vedere, una buona parte della qualificazione nel girone della Champions contro il PSV Eindhoven, e con la SPAL confermare quanto hai fatto fino a questo momento in campionato. Quindi al di là di tutto 2 partite veramente importanti. E allora, partendo un po' anche dalla prestazione di Lautaro, si è parlato tanto di questa possibile convivenza con Icardi. Volevo un tuo parere, Max. Non sarà facile, è chiaro che Lautaro Martinez deve crescere ancora, perché deve, mentre qui rivediamo alcune azioni, tra cui questo è l'assist, forse in rovesciata, che ha fatto per Nainggolan nel primo tempo nella partita contro il Cagliari. Lui deve crescere ancora dal punto di vista proprio della capacità di trovare la posizione in campo. Non è ancora facile per lui giocare con Icardi. Lo ha dimostrato la partita di Sassuolo, perché è chiaro che sono 2 prime punte che tendono ad occupare un certo tipo di spazio, però nell'arco della stagione, a mio modo di vedere, cambiando e variando il modulo, c'è la possibilità che loro possano giocare assieme. Lui ha dimostrato di essere un giocatore di personalità, di carattere, buona la prestazione contro il Cagliari da prima punta, e soprattutto il fatto che abbia segnato. Questo diventa determinante, perché è chiaro che per un giocatore che occupa quello che è il ruolo è fondamentale il gol, quindi direi che il percorso di crescita si valuta anche da questo punto di vista. Poi è chiaro, dovrà ripeto, inserirsi piano piano con la squadra e dimostrare il suo valore nell'arco del tempo. Parlavi della tenuta difensiva, quella in realtà è una cosa che avevamo già imparato a conoscere anche nell'arco della passata stagione, si è ulteriormente rafforzata anche grazie all'inserimento di 2 giocatori nuovi come De Vrij e Asamoah. In questo caso non erano in campo, o meglio Asamoah non era in campo, però comunque questo è un aspetto che è andato a migliorare, ma che già esisteva lo scorso Assolutamente, anno. diciamo che è cambiato comunque dal punto di vista dell'equilibrio. La squadra ha trovato un suo equilibrio nelle prime partite, era un po' in difficoltà e concedeva un po' troppo anche all'avversario, perché era fuori equilibrio. Un po' alla volta Spalletti probabilmente è stato bravo a trasferire il suo pensiero, e soprattutto i giocatori sul campo si sono aggiustati in maniera tale che tutta la fase difensiva risulta fatta meglio, tant'è vero che l'Inter ha cominciato a concedere veramente poco agli avversari. I 10 marcatori diversi invece sicuramente costituiscono un aspetto importante proprio alla luce del percorso di crescita, perché dicevi giustamente, citavi questo 60% fatto da Icardi e Perisic. A lungo l'Inter l'anno scorso era stata criticata, no? Ha detto sì, Icardi dipendente, Perisic dipendente, adesso non lo si può più dire, quindi questo fa parte del percorso di crescita. Certo, è chiaro che questa dipendenza non è una cosa negativa, ma ovviamente attendendo che nell'idea che loro 2 possano rifare quello che hanno fatto lo scorso anno, c'è un'aggiunta di 10 giocatori che hanno fatto dei gol, quindi al di là di tutto è un percorso di crescita importante per tutta la squadra, e riuscire a coinvolgere tutti i giocatori è chiaro che ti dà qualche cosa in più nel percorso lungo del campionato.